Buongiorno a tutti, sono Sara del Centro Cryopranet di Treviglio. Oggi in questo video voglio parlarvi dell'autorilassamento miofasciale. Questa tecnica fa parte del nuovo servizio che proponiamo al centro, che è quello dell'esercizio correttivo. L'esercizio correttivo può essere utile per svariate tipologie di persone, ad esempio agli atleti che vogliono migliorare la propria performance oppure prevenire il rischio di infortuni. Altrimenti può essere utile per persone che hanno problemi posturali e quindi vogliono aggiustare e riequilibrare il proprio corpo, la propria figura. Nello specifico, con l'autorilassamento miofasciale andiamo a lavorare sul tessuto connettivo che circonda i nostri muscoli. In seguito a un'analisi approfondita del soggetto andremo a individualizzare i muscoli che avranno bisogno di più allungamento e su quelli andiamo appunto ad applicare questa tecnica. Questa tecnica aiuta a rilassare il tessuto connettivo circostante del muscolo e quindi permette l'allungamento del muscolo stesso. Per poterlo applicare abbiamo bisogno di due piccoli attrezzi, che sono questi: il foam roller, che è un rullo di schiuma rigida, e una pallina rigida come questa. Andiamo ora a vedere le varie posizioni da assumere per poter lavorare i vari muscoli. Partiamo con il foam roller. Le palline le mettiamo un attimo da parte e andremo a vedere dopo come utilizzarle. Il foam roller è preferibile per i muscoli più ampi, mentre le palline per i dolori più localizzati in muscoli più piccoli. Partiamo quindi dal polpaccio. Appoggiamo il nostro rullo e il polpaccio sopra il verso e andiamo a effettuare dei piccoli movimenti avanti e indietro. È normale sentire un piccolo fastidio, un piccolo dolore, che però deve essere sempre sopportabile, e il massaggio deve procurare sollievo. Se il dolore è più localizzato, possiamo anche stazionare sul punto dove sentiamo più dolore e rimanere fermi in questa posizione, oppure sempre rimanere fermi e andare a muovere l'articolazione distale. Queste tecniche verranno scelte in base appunto alla necessità del cliente. Dal polpaccio possiamo passare al bicipite femorale, ai muscoli posteriori della coscia, e effettuare sempre un movimento, piccolo movimento avanti e indietro. Dobbiamo sempre sentire il sollievo, un piccolo dolore e concentrarsi nella zona dove questo dolore è maggiore. Passiamo ora ai glutei. È sempre bene fare un muscolo alla volta, andare a lavorare su un muscolo specifico. Un po' più in alto. Con il foam roller possiamo andare a lavorare anche i muscoli della schiena, più nella zona lombare o anche sul trapezio. In questo modo. Appoggio i gomiti a terra, la zona appunto sul rullo, e faccio dei piccoli movimenti avanti e indietro, oppure nella parte più alta. In questo modo. Passiamo ora alla parte anteriore della coscia, al nostro quadricipite. Per poterlo fare lo posizioniamo sopra il rullo e come prima andiamo a fare dei movimenti, piccoli movimenti avanti e indietro. In questo modo. Altra zona che si può fare è l'estremo coscia. Mi metto sul fianco e vado a massaggiare, sempre localizzando il massaggio sul punto in cui sentiamo più tensione, più dolore. Queste erano alcune posizioni che potevamo assumere per andare a lavorare i nostri muscoli con il rullo. Passiamo ora alle palline rigide. Esistono le diverse dimensioni e con questo appunto possiamo lavorare sui muscoli più piccoli o su zone più concentrate. Ad esempio possiamo fare un bellissimo lavoro sul pettorale appoggiando la pallina
e massaggiando con la mano andiamo a fare una leggera pressione sempre sul punto in cui sentiamo più tensione sul muscolo e andiamo a fare delle piccole circonduzioni avanti e indietro, sempre andando a rilassare il muscolo. Stessa cosa possiamo fare sul bicipite. È molto interessante anche sulla parte alta del trapezio. Per dimostrarvi l'efficacia dell'autorilassamento miofasciale vi voglio proporre un piccolo test. Adesso provo a flettere in avanti il busto e andare a toccare la punta dei piedi. Vediamo dove arrivo. Come avete visto, arrivo quasi alla punta dei piedi, ma non riesco a toccare terra. Proviamo adesso a massaggiare la pianta del piede con la pallina rigida. Bastano pochi secondi e mi concentro sul punto di maggior tensione. Faccio dei piccoli movimenti. E cambio. Okay. Ora provo a scendere una seconda volta. Come vedete sono riuscito a toccare il pavimento e questo semplicemente passando la nostra pallina rigida per una decina di secondi sotto. Come avete visto è bastato pochissimo tempo per ottenere già un buon risultato. Per un ottimo lavoro servirebbero 3 serie dalle 30 ai 45 secondi intervallate da 15 secondi di recupero tra l'una e l'altra, questo per ogni muscolo. Bene, per questo video è tutto. Spero di essere stata abbastanza chiara. Per eventuali informazioni non esitate a chiamare il numero del centro o a scrivere qua sotto. Buona giornata!